Ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a ricreare la nostra ultima parte del nostro bikini, cioè la mutanda a brasiliana. Oggi andremo a ricrearla di queste colorazioni e partiamo subito con il tutorial. Cosa ci serve? 50 grammi di rosa per fare il corpo della mutanda, un pochino di giallo e un pochino di bianco per fare il contorno. Io utilizzo l'uncinetto da 2,5 mm perché sto utilizzando questo filato di Hobby che è super fine e quindi mi trovo bene con il 2,5. Vi ricordo che se voi utilizzate un altro tipo di filato, sto utilizzando il cotone, io vi darò tutti i centimetri, quindi non vi potete sbagliare. Anche se è un pochino più grande, voi andate in base ai centimetri che vi dico e andate sul sicuro. Quindi iniziamo subito con il rosa, andiamo a fare il nostro cappietto e ora per fare una S o una M bisogna fare le nostre catenelle arrivando a 5 centimetri. Ora vi lascio qua in alto i centimetri iniziali per fare una S, una M e una L. Io farò una S, quindi sono andata a fare le catenelle fino ad arrivare a 5 centimetri, quindi in base al vostro filato io ho fatto tot catenelle, voi farete le vostre tot catenelle, l'importante è arrivare a 5 centimetri. Adesso noi lavoreremo a blocchi, quindi stiamo facendo la parte anteriore della mutanda e dovremo fare 4 blocchi da 5 centimetri, quindi in totale deve arrivare a 20 centimetri di altezza. Il primo blocco che andremo a fare dopo aver fatto le nostre catenelle si va a fare solo maglie basse fino ad arrivare ad un'altezza di 5 centimetri. Arriviamo in fondo alla nostra riga, quindi arrivati in fondo alla riga facciamo una catenella per girare il lavoro e si continua a maglia bassa, andata e ritorno, fino ad ottenere 5 centimetri. Ok, siamo arrivati alla fine del nostro primo blocco, quindi vi faccio vedere quanto è alto. È alto 5 centimetri, quindi il primo blocco deve essere un quadratino di 5 per 5. Nel secondo blocco, che dobbiamo salire per altri 5 centimetri, dobbiamo alternare due righe. Quindi cosa si va a fare? Una catenella, si gira il lavoro e si fa un giro di aumenti all'inizio e alla fine. Un aumento all'inizio, quindi dobbiamo fare 2 maglie basse nello stesso buco e si prosegue. Arrivati nell'ultimo punto andremo a fare sempre un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso buco.
Nella seconda riga si fa una catenella, si svolta e si fa una maglia bassa per ogni punto, quindi senza aumenti. Quindi maglie basse per tutta la riga senza aumenti. Vedete che si inizia già a vedere che si allarga. Terzo giro, una catenella, si gira. Adesso si rifà l'aumento sia all'inizio che alla fine. Quindi 2 maglie basse nello stesso punto, si prosegue a maglia bassa, fino all'ultimo punto. Quindi nell'ultimo punto andiamo a fare l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Adesso si vanno ad alternare sempre questi due punti, quindi il primo giro con gli aumenti, il secondo senza, il terzo con gli aumenti sempre all'inizio e alla fine, il quarto un maglie basse senza aumenti. Si alternano questi due punti fino ad arrivare a 10 cm, perché dobbiamo fare altri 5 cm. Ok, abbiamo finito anche il secondo blocco, vi faccio vedere i centimetri. Quindi abbiamo fatto i primi 5 cm, il secondo blocco da 5 cm, quindi dovrebbe risultare 10 cm. Adesso andremo a fare il terzo blocco, che sarà uguale, identico al secondo. Quindi continuiamo nello stesso modo, quindi una riga di aumenti sia all'inizio che alla fine e una riga senza aumenti, e si fa il terzo blocco fino ad arrivare a 15 cm. Quindi continuiamo nello stesso modo. Il terzo blocco l'abbiamo finito, siamo arrivati a 15 cm. Per il quarto blocco e ultimo, che dobbiamo arrivare fino a 20 cm, quindi dobbiamo fare altri 5 cm, dobbiamo fare delle diminuzioni sia all'inizio che alla fine. Quindi per altri 5 cm solo diminuzioni all'inizio e alla fine. Vi faccio vedere come si fanno le diminuzioni. Allora, dobbiamo entrare nel primo punto, non chiudere e riprendere il secondo punto. Una volta che abbiamo le 3 asoline si chiude tutto, e questa è una diminuzione. Poi si prosegue fino alla fine a maglie basse, fino al penultimo punto. Arrivati alla fine bisogna fare la diminuzione, quindi si passa con una maglia, non si chiude, si passa in quell'altra e si chiude tutte e 3 le asoline, e si continua così con diminuzioni all'inizio e alla fine per altri 5 cm. Ok, abbiamo finito le nostre diminuzioni all'inizio e alla fine e siamo arrivati con un totale di 20 cm. Adesso dobbiamo fare i laterali della mutanda con i laccetti. Io mi sono già portata avanti e ne ho già fatto uno. Ora vi spiego come creare questo pezzettino del laterale. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere un marcapunti sulla parte sotto, quindi io ora partirò da qui sopra e dovete mettere un marcapunti qui, perché vi ricorderà
di dover fare le diminuzioni solo in questo punto. Quindi ora vi spiegherò come fare il laterale e le diminuzioni saranno solamente qui, in questo lato. Praticamente quando avete finito i vostri 20 centimetri siete rimasti qui, ok? Ora ci si sposta su questo laterale e si vanno a fare, io faccio più o meno dalle 17 alle 22 maglie basse, quindi vi devono risultare almeno 17 fino a 22. Quindi cosa andiamo a fare? Maglie basse in questi buchini, quindi andiamo a rifinire il laterale. Arrivo qua fino alla fine. Sono arrivata alla fine e a me risultano 17 maglie basse, quindi sono partita da qui e ho finito qua. Adesso si inizia effettivamente il nostro laterale. Si prosegue adesso non a maglie basse ma a maglie alte, quindi si va a fare 2 catenelle per alzare il lavoro, si svolta e si va a fare una maglia alta per ciascun punto, saltando il primo punto. Quindi vedete che le 2 catenelle praticamente è come se entrassimo in questo primo punto, quindi si passa a quello successivo. Quindi maglia alta, fine della riga. Ok, finita la riga a maglie alte si sale sempre con 2 catenelle e si torna indietro sempre a maglia alta. Ricordiamoci di non entrare nel primo punto ma nel secondo, quindi si torna indietro sempre a maglia alta. Si arriva in fondo, ricordatevi, dato che qui c'è il marcapunti, di fare la diminuzione, quindi da questo giro si inizia a fare le diminuzioni in questo lato. Ok, sono arrivata al penultimo punto, quindi andiamo a fare una diminuzione. Quindi si inizia con la maglia alta, ma non si chiude tutto, si passa con una maglia alta in quell'altro punto, nell'ultimo, chiudiamo le prime 2 asoline, arriviamo a 3 e si chiude tutto insieme. Così abbiamo fatto una diminuzione. A questo punto dobbiamo fare sempre andata e ritorno a maglia alta. Dopo aver fatto le diminuzioni da questo lato dove c'è il marcapunti, si va a fare una riga di maglie alte normali, poi si gira, si torna indietro sempre a maglie alte e si rifà sempre la diminuzione. Facciamo un altro giro insieme, quindi si sale con 2 catenelle, si gira e si fa una riga di maglie alte fino alla fine. Ricordiamoci sempre di entrare nel secondo punto. Arrivati in fondo alla riga, vi ricordo che da questo lato dove non c'è il marcapunti non bisogna fare la diminuzione. Quindi ora si risale con 2 catenelle e si riscende a maglie alte fino al penultimo punto per poi andare a fare una diminuzione. Quindi non nel primo ma nel secondo punto, maglia alta fino al penultimo punto.
Ok, siamo arrivati agli ultimi 2 punti, quindi andiamo a fare la diminuzione. Quindi iniziamo con la maglia alta, siamo con 3 asoline, si chiude solo le prime 2, si rifà la maglia alta nell'ultimo punto, si chiudono solo le prime 2 asoline, ce le ritroviamo 3 e si chiude tutto. E abbiamo fatto la nostra diminuzione. Adesso dobbiamo continuare, quindi alziamo con 2 catenelle, maglie alte fino alla fine senza diminuzioni, torniamo indietro, maglia alta dove c'è il marcapunti, facciamo la diminuzione fino ad arrivare a 3 punti e basta. Quindi continuiamo così finché non ci ritroviamo come questo ad avere 3 punti. Ok, sono arrivata ai miei ultimi 3 punti, 1, 2, 3. Vediamo quanto contano di centimetri. 7 centimetri, infatti dovevo arrivare a 7 centimetri. Adesso cosa si va a fare? Con questi 3 punti si continua a maglie alte, 1, 2, 3, sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3 e via dicendo, a salire fino ad arrivare a 30 centimetri. Quindi si fa 1, 2 catenelle, le nostre maglie alte, questa volta partendo dal primo buchino, se no poi si va sempre a diminuire, quindi 1, 2 e 3, catenelle, 2, si gira e si continua nello stesso modo, sempre partendo dal primo punto questa volta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fino ad arrivare a un totale di 30 centimetri insieme a questi 7. Quindi partendo da qui si arriva fino a 30 centimetri. Ok, perfetto, ho finito. Andiamo a misurarlo, così ve lo faccio vedere. centimetri e ok, possiamo terminare anche questo pezzettino. Adesso andiamo a tagliare il filo. Ok, allora quindi abbiamo fatto la parte anteriore del bikini. Adesso possiamo andare a staccare il marcapunti. Io me lo metto qua per ricordarmi che questa è la parte davanti del bikini e questa è la parte di dietro, ok? Adesso andiamo a fare la parte posteriore che si riparte da qui. Quindi andiamo a ripartire qua dove c'è il filo proprio d'inizio. Andiamo a fare il nostro cappietto e ci agganciamo esattamente al primo punto. Quindi entro con l'uncinetto, prendo il filo, lo stringo e entro nel primo punto e faccio una catenella. Adesso cosa andiamo a fare per la parte posteriore? La parte anteriore l'abbiamo fatta a maglia bassa perché almeno è più coprente, ok? Adesso la parte posteriore possiamo farla a maglia alta, quindi si vanno a nascondere questi 2 fili, quindi andiamo a fare i primi 3 giri di maglia alta, quindi maglie alte 1, 2, 3, quindi 3 giri andata e ritorno normali di maglia alta. Quindi entriamo nel punto successivo, andiamo a nascondere anche i fili così poi non si vedono più.
fatto la prima riga di maglie alte. Cosa andiamo a fare adesso? Prendo un marcapunti e lo posiziono proprio qui, al primo punto, proprio il primo punto prima delle maglie alte, perché vi farà capire l'inizio della parte anteriore e della parte posteriore. Adesso possiamo andare a ritagliare questi fili in eccesso. Quindi abbiamo fatto la nostra prima riga di maglie alte, andiamo a fare la seconda riga di maglie alte. Quindi 2 catenelle, si gira, maglie alte per ogni punto. Secondo giro di maglie alte terminato, andiamo a fare il terzo, quindi 2 catenelle, si gira, maglie alte per tutta la riga. Il quarto giro andremo a fare aumento all'inizio, aumento alla fine, quindi l'aumento di maglie alte all'inizio, maglie alte fino a fare l'aumento nel finale della riga, sempre a maglie alte. Quindi 2 catenelle, si gira, aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso buco, 1 e 2, si prosegue a maglia alta fino alla penultima, nell'ultimo punto aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso buco, 1 e 2, e abbiamo terminato il nostro quarto giro. Il quinto giro invece senza aumenti, quindi 2 catenelle, si gira e facciamo maglie alte per ogni punto senza fare aumenti. Quindi senza aumenti fino alla fine. Ok, quinto giro terminato senza aumenti. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il quarto giro e il quinto giro alternato. Quindi ora abbiamo fatto il quinto giro senza aumenti, dobbiamo ripartire con il giro degli aumenti. Dopo aver fatto quel giro con gli aumenti, si rifà il giro senza aumenti e così via, alternando queste due righe. Quindi alterniamo le nostre due righe con aumenti e senza aumenti. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo girare la nostra parte posteriore del bikini, ok? In questo modo. E dobbiamo proseguire con queste due righe fino a dove non iniziamo le diminuzioni, quindi praticamente fino a qui. Quindi alterniamo queste due righe fino ad arrivare all'inizio delle nostre diminuzioni. Benissimo, siamo arrivati esattamente all'inizio delle nostre diminuzioni. Ora passiamo all'ultimo pezzettino, che saranno le nostre diminuzioni. Ora andremo a fare le diminuzioni all'inizio e alla fine, sempre in tutte le righe, fino ad arrivare ai 20 centimetri. Vi faccio giusto
un check di quanti centimetri sono questi, e per l'appunto sono 15 centimetri. Infatti mancano gli ultimi 5 centimetri per arrivare a 20 centimetri. Quindi saliamo con le nostre 2 catenelle, si svolta il lavoro e iniziamo con le nostre diminuzioni. Quindi invece di entrare sul primo punto si fa una maglia alta nel secondo punto e una diminuzione è stata fatta. Continuiamo a maglie alte fino alla fine della riga, finché non dobbiamo fare l'altra diminuzione, quindi ci ritroveremo nel penultimo punto. Siamo arrivati al nostro penultimo punto, andiamo a fare la diminuzione. Quindi si inizia con la maglia alta, si chiudono le prime asoline, si passa nel punto successivo, si chiudono solo le prime 2, poi ci ritroviamo con 3 e si chiude e abbiamo fatto la diminuzione. Quindi ora si riparte con le 2 catenelle, si svolta, si fa la diminuzione all'inizio e alla fine, fino a finire i nostri 5 e ultimi centimetri del nostro bikini. Benissimo, sono arrivata con le mie diminuzioni alla fine, che combacia come la parte anteriore, e andiamo a misurare, e sono 20 centimetri. Adesso nella parte dei nostri laterali, qui dove ci sono le diminuzioni, andremo a fare la stessa identica cosa dei nostri laterali. Quindi ci rivediamo appena ho finito i laterali. Ok, ho fatto tutti i laterali, ho finito, quindi adesso possiamo togliere tutti i marcapunti. Questo lo lascio sempre per ricordarmi che è il davanti. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare tutte maglie basse lungo, quindi si parte da dove ho finito l'ultimo laterale e si fa maglie basse in tutto il contorno del costume, per andare a fare un po' di rifinitura, perché siccome poi dobbiamo andare a cambiare colore, se si cambia subito colore viene brutto. Invece se noi ora facciamo un giro di rosa tutto intorno al costume, è più rifinito, è più carino. Quindi pian pianino che facciamo il perimetro, tutti i fili in eccesso li andiamo a nascondere. Quindi io partirò da qui, scendo giù, vado a fare tutto il perimetro fino in fondo a qua, torno indietro, tutto questo punto, tutto questo, stessa cosa con questo laterale, arrivo qui, stessa cosa con questo laterale, e ci ritroviamo alla fine del giro. Consiglio di mettere un marcapunti dove iniziamo, così almeno ci ricordiamo su quale laterale siamo partiti. Quindi una catenella, maglie basse. Io consiglio di fare 2 maglie basse nello stesso punto della maglia alta, così non siamo troppo distanti. Comunque li vedete dov'è che dovete andare. Ok, sono arrivata qui, ho fatto tutto questo pezzettino, continuo in quest'altro laterale, ci vediamo sempre un pochino più avanti.
finisco tutto l'altro pezzo e ci rivediamo alla fine. Ok, sono arrivata alla fine di tutto il contorno, vedete che è più rifinito adesso, e dobbiamo fare la stessa identica cosa sia col giallo che col bianco, quindi un giro di contorno di giallo e un giro di contorno di bianco, praticamente come questo rosso, vedete? Quindi un giro di blu e un giro di bianco. Vi faccio vedere come cambio colore, quindi da qui vado per fare la mia maglia bassa, lascio le due asoline, prendo il giallo e invece di chiudere con il rosa vado a chiudere con il giallo. E stringo, faccio una catenella e vado avanti, quindi una maglia bassa e continuo così con il giallo, nascondendo gli altri fili. Arrivati qua possiamo anche andare a tagliare il rosa. Adesso si continua con il giallo per tutto il contorno del costume, come abbiamo fatto nel giro precedente, e facciamo la stessa identica cosa, cambiamo il colore con il bianco e si fa un altro giro di bianco. Ci rivediamo alla fine. Benissimo, ho finito tutti e due i giri, sia con il giallo che con il bianco, e questo è il risultato. A me piace tantissimo personalmente. Siamo arrivati alla fine di questo tutorial, spero che questo video vi possa essere utile. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo tutorial e non dimenticatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale. Vi mando un bacio e al prossimo video.